is igniting the flame of life force. Accendere la fiamma della forza vitale. Now, my personal experience of this, we were in Poland and we were at a farm which was in the center of an area which was very desert-like. It was very agriculturally poor. But there was one farm that was like miraculous. Allora, eravamo in Polonia, abbiamo fatto questa esperienza di essere in una fattoria, in un'area relativamente povera a livello agricolo, ma questa fattoria era un miracolo. And the only difference was that on this particular farm, they did the Agnihotra ritual every morning and night. L'unica differenza che c'era è che in questa fattoria facevano il rituale Agnihotra ogni mattina e ogni sera. They had an explosion of fertility. Avevano come risultato un'esplosione di fertilità. It was like Garden of Eden. Era come il giardino dell'Eden quel posto. And there are even many stories that for example, when the Bhopal chemical disaster happened in India, those who did the Agnihotra ritual, they survived. Ci sono anche dei resoconti che in India, quando è successo quel disastro a Bhopal, vi ricordate? I contadini che facevano l'Agnihotra sono stati gli unici sopravvissuti. So here we would like to understand the physics. E quindi vogliamo capire la fisica di questo. The Agnihotra ritual is very old Vedic. It's a very old and wonderful, wise Il rituale ritual. Agnihotra è un rituale vedico molto antico. The physics are what we would like to learn. E la fisica di ciò è quello che vorremmo imparare. So what do you do? Che cosa si fa? They had a container. It was made of either gold or copper. This one's copper. Allora, il loro contenitore è fatto o di oro oppure di rame, come questo. It looks like a step pyramid. Sembra una piramide a scalini. And yet obviously this is ideal for a conjugating implosive capacitor. It's perfect, yeah? Tuttavia questo sembra ideale o perfetto per un condensatore capacitivo. Gold would be a little better, but copper works. But steel or aluminum, no. Allora, l'oro sarebbe meglio, però il rame funziona. Se fosse di alluminio o di acciaio, no. Now, what they do, Cosa fanno? they put cow dung, dried cow dung. Mettono del letame di mucca essiccato. Remember, burn with a living fire. Ricordatevi, occorre sempre bruciare con un fuoco vivo. A living fire of plasma Un fuoco vivo di plasma can be a portal to the memory of the divine. Yeah? può essere un portale verso le memorie del divino. So you have the cow dung, and then on top of that you put living ghee. Allora, letame essiccato di mucca, poi ci mettete del ghee sopra. Sapete che cos'è il ghee? È il burro chiarificato. Purified butter. Yeah, which is, again, you see, it's a living oil that makes a flame which is living plasma. E di nuovo è un olio vivente che fa una fiamma che è plasma vivente. Now, let me tell you one other aspect of this. Adesso vi dico ancora un aspetto di questo. To make this really powerful, they had underground an inverted one of these, which was facing the opposite direction electrically. Guess what that is? Two conjugating capacitors. It was Per amazing. renderlo ancora più potente loro ne avevano una così uguale all'altra, però voltata al contrario nella terra. Questo fa proprio questo doppio condensatore. And by the way, the other thing we now know is this is even more powerful is if you place this at where the magnetic lines cross, like a labyrinth. E quello che lo rende ancora più potente è se piazzate questa cosa all'incrocio di due linee magnetiche, ad esempio dove avete messo un labirinto. Now, let me tell you the most fun part. La parte più divertente è questa. So they have this little computer program. Hanno questo piccolo programma di computer. He's right, and he's calculating the precise time down to the second when the sunrise and sunset is right where you're seated. So he's got the exact time down to the second of sunrise, sunset. Yes, so he's studying the computer. Allora, questo tipo al computer misura precisamente il momento esatto fino al secondo del sorgere e del calare del sole. Right at that place on that, the Esattamente in quel punto della latitude, proprietà a livello di latitudine e longitudine. So he's there and he's watching, okay, sunset is right now. And then he lights the flame, lights the fire, and we were sitting there, and I felt my hair, in fact my hair still stands up just remembering that experience. It was like, Ecco, eravamo quindi lì seduti, lui ha aspettato il momento esatto, poi ha acceso la fiamma e io ero lì, mi è venuta una pelle d'oca alta così. so
Obviously, as an electrical engineer, I spent months meditating on why it worked. E come ingegnere elettrico ho passato poi dei mesi a cercare di capire perché funzionava. And I know exactly why it works. E so esattamente perché funziona. When you got the solar angle at precisely 90 degrees, Allora, quando c'è l'angolatura solare a precisamente 90 gradi, and we know a big component of the solar output is a longitudinal wave, e yeah? noi sappiamo che una grossa componente dell'output solare è un'onda So I've got longitudinale. this perfect longitudinal pump wave from the sun at the exact 90-degree four-wave mixing angle into this living biologic plasma inside the phase conjugate capacitor, man. This is the perfect plasma implosion for cosmic fusion. It's gorgeous. Sì, immaginatevi che vi arriva la perfetta onda longitudinale dal Sole da 4 direzioni nel punto esattamente Four-wave terrestre. Cioè, questo qui è proprio veramente il mescolamento a quattro vie, no? All Avete physics, la perfetta perfect. implosione, tutto a livello di fisica. So the living plasma then implodes, creates a centripetal force, and all the biology in the neighborhood goes, feel good, feel good. Quindi si crea questa forza centripeta implosiva in quel particolare punto focale importantissimo e tutta la biologia circostante è super felice. You know, everyone has always known the Vedas was right. Agnihotra was powerful. But if you understand the physics, it's even more powerful. Tutti lo sanno che a livello vedico l'Agnihotra era potente, ma se si capisce perché lo è a livello di fisica diventa ancora più potente. So exactly 90-degree solar angle, sunrise, sunset. So here's you on the horizon, here's the solar angle. Perfect four-wave mixing, longitudinal wave, everything you need to do the pump wave to conjugate, right? Ok, quindi quando avete la perfetta angolatura solare al tramonto e all'alba, queste quattro vie sono in perfetto incrocio, potete dare, so you would light up the dung. The dung and the ghee, The ghee. was lit, and the flame was burning there at exactly sunset, and you could just feel. And you would just wait until the flame would burn the Yeah, it whole took lot. about 5-10 minutes. 5-10 minutes. Yeah. Quindi accendeva questo letame essiccato con il ghee e si stava lì fino a che non smetteva. And why? Cow dung? Cow dung was available in the ancient Vedas, it's their symbol of the sacred. But in fact, dried cow dung has all the beautiful mineral to make the perfect flame. Perché già a livello vedico era un sinonimo di fertilità fortissimo e comunque contiene tutti i minerali perfetti per creare questa cosa. Sì che ci sono degli agricoltori in Italia che usano il corno del bue, Sì, quello lì sta in Ariano. lo riempiono col Sì, sì, ci siamo stati. Sta in essiccato, Ariano. poi lo mettono nell'acqua, There's agricultural people in Italy. We went to this guy in Latina. They use the cow horn Oh yes. and they do the Steiner procedure. Yes. Now, the Steiner procedure uses a vortex to potentize. La procedura steineriana usa un vortice per dare potenza. And in fact, you have the same trace mineral from the cow dung in the water, in the vortex, in the cow's horn. Quindi è lo stesso minerale traccia nell'acqua che fa circolare a e poi lo livello... fanno moltiplicare That's right, very famous. per collegamenti. Sì. And that introduces the charge into implosion for perfected distribution, which is seeding fertility electrically. Sì, quindi questo porta alla perfetta distribuzione di carica, questa implosione, prepara la perfetta distribuzione che ha lo scopo di creare la fertilità. And I have to, this is not to toot our own horn at the moment, but Questo non per vantarmi, comunque the biodynamic farmers of France have purchased over 40 of these devices, the triploder, because come si dice, gli agricoltori che fanno bioagricoltura, biodynamic. fanno agricoltura biodinamica in Francia ne hanno comprati una quarantina. 40 of these. You know why? Sapete perché? They take the biodynamic preparation, the Steiner preparations, Perché prendono la preparazione steineriana, they put it through the triploder. la fanno passare attraverso il triploader, 3 of mathematically perfect vortex, right? che sono 3 vortici matematicamente perfetti, And they claim that they're serious, that they've completely eliminated the need for vaccines and antibiotics in animal farming.
e loro dicono con certezza che hanno eliminato tutte le necessità di vaccini e antibiotici negli allevamenti degli animali. Yeah? Because the biodynamic preparation is electrically powerful, but it needs the perfect vortex to charge it. Perché la preparazione biodinamica è perfetta ed è meravigliosa, però c'è bisogno del vortice perfetto per essere dinamizzata, per essere caricata. So the Steiner people love the imploder. This is called the triploder. Quindi gli steineriani amano l'imploder, che in questo caso è il triploder, triploder. This has been a short ad for the super imploder. Questo è stato un piccolo messaggio pubblicitario per So, le sue cose. This example of four-wave mixing from Agnihotra leads us to the four-wave mixing of the Othingham ritual act. Allora, questo discorso che abbiamo fatto del mescolamento a 4 vie dell'Agnihotra ci porta alle 4 vie, le 4 direzioni ofeniche. But I think we might want to have perhaps any questions and maybe a short break before Yes, we do that. before we do that, yeah. Yes. Però magari prima di fare quello che è un'altra cosa ancora, facciamo un paio di domande se le avete, se lui risponde un paio di domande, poi facciamo una Yes. piccola pausa. Yes. My friend gave me the Agnihotra form as a present, and there was a CD where we have there are the mantras to sing at evening and at sunrise. What would you say are the function of these mantras to just confirm it or? Allora, io ho ricevuto da un amico tutto per fare l'Agnihotra, incluso anche la recitazione di mantra. Che cosa dici che è l'utilità dei mantra? Come la spiegheresti? You know, we have discussed this in other courses, but briefly using the mantra sound of the Om as an example. Allora, noi ne abbiamo parlato già in altre occasioni, però ad esempio utilizzare il suono mantra dell'Om. This is the sound Om pronounced slowly. Questo è il suono Om pronunciato lentamente. This is the energy density Densità di energia in decibels. in decibel. This is the harmonic content in kilohertz. So this is 3,000, 3 kilohertz. Harmonic frequencies. How many hertz? 3,000, 3 kilohertz. 3,000 hertz, 3 kilohertz. Allora, qui ci sono 3000 hertz. So from about 0 to 4,000 cycles, well, 3,500 cycles per second. That's the frequency. Questa è la frequenza, da 0 a circa 3500 cicli al secondo, Energy density. densità energetica, And this is time. e questo invece è il tempo. So this is a time history, power spectra, sonic waterfall plot of the sound Om. Quindi questo praticamente è come si può dire, è il grafico della variazione temporale, proprio il grafico temporale dell'espressione del suono Aum. For example, this is actually pronounced Che fa così. Yeah. And you see, the sound ah is harmonic inclusive, so these harmonics are filled in, whereas when you get to the E sound, the E sound, the tongue has canceled the mid-range harmonics. Notate la differenza dei suoni, la A è inclusivamente armonica, quindi include tante altre armoniche, vedete che è molto verde, pieno. Invece quando si arriva alla I, la lingua viene posta in un modo diverso all'interno della bocca che cancella delle armoniche. So this power spectrum has actually revealed the shape of this person's tongue. Quindi di fatto questa analisi spettrale fa vedere la forma della lingua della persona che stava pronunciando. So if you analyze this power spectra of the mantra Om, Quindi se analizzate, fate l'analisi spettrale di questo Om, the A sound is X, 2X, 4X, and 8X harmonic overtones, inclusive and this is E, harmonic exclusive, I, E, O, ecco, vedete la inclusività o esclusività armonica, secondo se è una A o una I. But notice the geometry. Notate però la geometria. This is supposed to look familiar to you by now. Questo dovrebbe esservi familiare. That's called a caduceus. Questo è un caduceo. This is phase conjugation imploding to a still point. Questa è la coniugazione di fase che implode in un punto fermo.
So a properly pronounced ohm is actually implosively conjugate and produces a still point. Yeah? Quindi un OM pronunciato nel modo giusto è un caduceo implosivo che produce un quinto fermo. The still point is that resonance at the end if you did it right. Quel quinto fermo è quella risonanza che si crea alla fine quando uno l'ha fatto nel modo giusto. Oh, an introduction to the physics of mantra. E questa è un'introduzione alla fisica dei mantra. Una domanda che volevo fare, rispetto al programma, quello sull'iPhone, può insegnare anche a generare un certo tipo di emozione? A generarla questa emozione, a provarla. So the iPhone application of the heart tuner, can it generate and help to generate an emotion? For example, if somebody doesn't feel love, can it help the person to generate that emotion? Where we are so far is that by giving you a breathing cue, allowing you to move your heart frequency to wherever you choose to put it. Allora, dove siamo arrivati finora è questo. Dandovi l'indicazione del respiro che vi permette di spostare la vostra frequenza cardiaca dove volete andare, So that's called coherent emotion. quello già si chiama emozione coerente. So you can choose to touch the heart of your lover by knowing exactly where your lover's heart rate is and deciding to move yours there, and you do the breath and you get there and then you feel your lover's feeling. Ecco, quindi praticamente se tu sai la persona con cui ti vuoi connettere e impari con la respirazione, già questo ti fa percepire come quella persona che tu hai scelto si sente. So empathy is a choice you can consciously make. E questo ti fa capire che l'empatia è una scelta che tu puoi scegliere di fare consciamente. Originally, when we invented that for the heart tuner, the largest bank in Australia bought it for their bank managers to choose to learn to feel the feelings of black people, Of black people, Aboriginals. the Aboriginals. Well, yeah, ANZ Bank in Melbourne uses that system to teach their bank managers empathy by training. Quando abbiamo fatto originariamente questo software, in Australia una banca ce l'ha comprato per i loro manager di banca perché imparassero a entrare in empatia con gli aborigeni. However, so far you can say, well, you can choose a frequency for your heart and get there. Choose your heart music and do it Ok? intentionally. Quindi quello che possiamo dire finora è puoi scegliere una frequenza cardiaca che tu vuoi raggiungere e la puoi ottenere con la volontà, ci puoi arrivare. But originally, when I first invented the heart tuner, we found something even more interesting, perhaps. Originariamente però, quando proprio l'ho inventato all'origine il sintonizzatore del cuore, avevamo scoperto qualcosa di molto interessante. We found that there are certain emotions associated with certain heart frequencies, actually. Avevamo scoperto che c'erano certe emozioni associate a certe frequenze cardiache. And here it is. Okay. Still there. When people have a relatively low heart rate of 1 beat per second, Quando una persona ha un battito relativo, come si chiama? Rate, heart rate, variabilità bassa, tipo 1 al minuto, we found that people whose heart rate was 60 beats per minute, 1 per second, and they would stay there, that the emotional quality of that heart rate was more stuck in your head. avevamo notato che chi rimaneva in quella banda di frequenza a 1 Hz era più una persona che era bloccata nella testa. Whereas people whose heart rate was a little higher at 0.62 seconds per beat, Invece avevamo notato che chi aveva una variabilità cardiaca che andava più verso lo 0,6, literally golden ratio in seconds, che corrisponde alla proporzione aurea di fatto, that heart rate, just in general, that heart rate alone was associated more with people who were more empathic,
more touchy-feely, more ready to feel the feelings of others, truly. Ecco, quel tipo di variabilità cardiaca era più connessa a persone che si sentivano più empatiche, più comunicative con gli altri, più in grado di sentire Ti gli ricordi altri. quando hai usato me? You remember I did that too. Yes, and you were Zero empathic. setter. Yes, that's right. E lui era empatico. So we actually believe that you can help people who are stuck in their head move to their heart by simply teaching them to change their heart rate. Quindi noi crediamo che è possibile far uscire delle persone che sono bloccate nella testa e farle entrare nel cuore facendogli modificare proprio il loro battito, il loro ritmo cardiaco. Which gives me a great idea. I think we need to add another layer to the software for the iPhone. A good idea. E quindi mi dà l'idea che devo aggiungere un altro strato, un altro livello all'applicazione che c'è per l'iPhone, To move from the stuck in the head position. per spostarsi dalla posizione bloccata nella testa. We called it the bank manager position. Noi lo chiamiamo la posizione del manager di banca. But it's really cool. I mean, if you get like a lady who runs a kindergarten and is feeling the feelings of kids all day, invariably their heart rate will be here. And you So, se voi analizzate una donna che lavora come maestra d'asilo ed è a contatto con i feeling e le emozioni dei bambini tutto il giorno, è inevitabile che lei sarà allo 0,6. or you get the, the real CEO, cold-hearted businessman. Invece se vi beccate come si dice, l'uomo d'affari super freddo, capo di che non so quale associazione o cosa, lui va a finire nell'1. Quindi potrebbe essere diciamo, possibile riuscire anche a rendere più fruibili attraverso il raggiungimento di quella frequenza una specie di biofeedback per poter imparare questa variabilità. Sì, so this can be used as a biofeedback in order to learn this ability. That's right. And since we have all that data in the iPhone, we should add an overlay chart. Sì, siccome abbiamo tutti questi dati nell'iPhone possiamo aggiungere questo grafico in più. Because see, this equipment was originally expensive, but now for the iPhone it's inexpensive. Questo qui era la strumentazione originaria che era molto più cara, molto più costosa. So we made a chart here called emotional index or emotional quality. Avevamo fatto un grafico che riguardava l'indice emotivo, la qualità emotiva. So we call this head-centered emotion, and this was more heart-centered, more touchy-feely. E l'avevamo chiamato emozione centrata nella testa ed emozione centrata nel cuore. When your heart is here, you're making membranes. When your heart is here, you're bridging them. Quando il vostro cuore è all'1, che siete nella testa, create delle membrane, mentre invece quando siete allo 0,6 create dei ponti fra le membrane. Now, I do think we should add that to the iPhone. That's great. Sì, dovrei aggiungerlo all'iPhone. It means I have to pay my programmer. Vuol dire che devo di nuovo pagare il mio programmatore. Yes. Any other thoughts here, Shelley? Altri pensieri o domande? Per quanto riguarda la piramide, ho visto la costruzione, perché a un certo punto c'erano delle foto sulla piramide, sulla costruzione della piramide. E che tipo di proporzione e diciamo che cosa si ottiene a rimanere all'interno per un tot di tempo a livello neurofisiologico? In una piramide? Sì. What happens physiologically when you stay for a certain amount of time inside a pyramid? The pyramid's been called a gravity diode. Yeah? Allora, la piramide è stata chiamata un dio di gravità. And now we know a lot more about really what's happening. Yeah? Noi sappiamo molto di più adesso rispetto a quello che succede. I can tell you that when I laid down in the king's chamber in the sarcophagus, the lights went out. That's what happened to me. Allora, vi posso dire che quando è successo a me, quando mi sono sdraiato nel sarcofago nella camera del re, le luci si sono spente. But people say they feel a deep, bone-chilling cold. Quello che di solito succede alle persone è che dicono che sentono un freddo proprio congelante nelle ossa, Which would be consistent with electrical resistance being eliminated. che corrisponderebbe all'eliminazione della resistenza elettrica. Remember, our purify here, this gold is based on a pentagram. It's quite different than the classical pyramid. Allora, questa qui, l'oro che riveste queste aste, è basato comunque su una geometria penta che è diversa dalla piramide classica. So we show that this is a metabolic accelerator.
Noi abbiamo mostrato che questo è un acceleratore metabolico, Whereas the classic octahedral pyramid mentre la classica piramide ottaedrica is probably a metabolic deaccelerator, forse è un deceleratore metabolico. which makes sense. You mean Because the squared one, Oh, yeah. quella a base quadrata. you know that cooling effect you feel, because it was said that one of the original purposes of the pyramid was to electrically preserve your body so you could astral travel. Ecco perché uno dei significati degli utilizzi originari della piramide era di preservare elettricamente il corpo in modo da permettergli di fare viaggi astrali. So clearly you do not want a metabolic accelerator for that. Quindi ovviamente non si vuole un acceleratore del metabolismo per fare una cosa così. You actually want to freeze. Volete congelare la persona. What we do know is in the classic octahedral pyramid, you can preserve meat, Nella classica piramide a base quadrata si può conservare la carne, which we now understand the physics. di cui noi ora conosciamo la fisica, You would reduce decay, perché si riduce il decadimento proprio, deaccelerate metabolism. si decelera il metabolismo. But the other interesting observation was the classic pyramid can be used to sharpen a razor blade. Però l'altro utilizzo che viene fatto è per affilare le lame And that makes sense as well. per far rasarsi. Because, you know, there was a joke in the war that if you wanted to play a trick on your fellow army buddies, you would put their razor blade out on the window during a full moon and it would immediately get dull. Allora, c'era uno scherzo che si faceva durante la guerra ai propri commilitoni, si metteva fuori la lametta da barba, la metteva fuori dalla finestra durante la luna piena e questo le rendeva completamente, sai, una lama quando non è affilata è? Dull. La lama non è più affilata, ok? Dull, yes. And that makes sense Rovinata. because the moon is opposite to conjugate, it prevents focus. Perché questo ha un senso perché la luna è l'opposto della focalizzazione, della coniugazione e quindi della focalizzazione. We don't need to go into the story in detail, but the reason the pyramid would sharpen the razor blade was because Il motivo per cui invece la piramide affilava il rasoio, la lama del rasoio, the bond of the atom è perché il legame dell'atomo at the sharp edge alla estremità affilata is stabilized, viene stabilizzato prevent decay. e quindi questo impedisce il decadimento. Imagine you're the last atom on the sharp edge of a razor blade. Immaginate che siete l'ultimo atomo proprio al bordo della lama Un filo. del filo del rasoio. Yeah, right? This is a wave node that eventually is going to go, oh, it's going to collapse, start collapsing. È un nodo d'onda che alla fine andrà a collassare. Under a full moon, it happens much quicker. E se c'è la luna piena questo succede molto più rapidamente. Whereas in a pyramid, Mentre in una piramide that last atom, that waveform is stabilized, crystallized, sharpened. invece quell'atomo viene stabilizzato, cristallizzato e quindi reso più affilato. Remember when we said the hex, the tetraclede, was stabilized? Ti ricordi quando parlavamo del fatto che l'esa, il tetracubo, serve a stabilizzare? So, Fissa. in short, in summary, you study all these ancient geometries only to learn what the electric field is going to do because of the geometry. Ecco, quindi si studiano tutte queste antiche geometrie per cercare di capire quale campo elettrico viene formato tramite esse. Yes. Is it comparable to the horsehair experiment? What you were telling now? Because you The horsehairs was measuring the local binding energy. A lui dice, ma questo corrisponde all'esperimento con il pelo di cavallo. Lui dice, il pelo di cavallo serviva a misurare le energie leganti locali. Interesting. I have to study that. Devo studiarlo questo. Interesting question. Domanda interessante. You know, the fusion energy increases the fusion energy of everything alive in the neighborhood.
L'energia della fusione aumenta l'energia della fusione di tutto ciò che è vivo e che è presente nel circondario. And that's binding energy. Ed è energia collante, legante. The energy of a pent structure